Buongiorno a tutti e bentornati sul canale. Oggi parleremo di quello che ho combinato ad agosto relativamente alla scrittura e ai miei goal per il mese di settembre. Se avete visto il mio ultimo vlog del Camp Nano sapete che ho finalmente finito di scrivere, solo la prima stesura ovviamente, della mia fanfiction Slytherin Secrets. Il mio piano per agosto era di revisionarla e concludere la seconda stesura. Ovviamente, come avevo già immaginato, era un goal un tantino esagerato per un mese solo e infatti ho finito per non raggiungerlo. Quello che ho fatto è stato rileggere e prendere appunti sui primi 11 capitoli. In tutto sono un 14-15, ancora non so bene perché appunto non ho la versione finale, quindi diciamo che l'ho quasi riletta tutta. Di conseguenza, a parte correggere errori e riscrivere qualche frase, a livello di numeri di parole non ho fatto grandi progressi, almeno per quanto riguarda questa storia. E Boxed Her non l'ho toccata, è ancora lì e resterà lì finché non ho finito con Slytherin Secrets, perché sento che è una storia che non ho ancora bene idea di dove stia andando e ho bisogno di capirlo prima di riprenderla in mano. Un'altra cosa che avevo comunicato alla fine del vlog era che volevo iniziare a scrivere su Medium, che è questa piattaforma su cui puoi pubblicare degli articoli. Ho finito per scrivere soltanto 3 articoli questo mese, ma contando che non ne avevo mai scritti prima direi che è stato un ottimo traguardo. Se mi seguite su Instagram li avete sicuramente già visti, in ogni caso vi lascerò i link qua sotto in descrizione. Il primo era relativo a condividere le proprie storie online, che cosa mi ha insegnato, ed è stato ovviamente ispirato al video sullo stesso argomento che trovate qui sul canale. Il secondo era relativo alle fanfiction e a come possono essere utili per gli scrittori alle prime armi, e non preoccupatevi, arriverà un video anche di quello prima o poi. E il terzo articolo, che ho pubblicato giusto un paio di giorni fa, è su che cosa scrivere essay per l'università mi ha insegnato a livello di scrittura in generale. Anche per quello presto farò un video. Gli articoli sono in inglese, la piattaforma è multilingue, ma per essere scelti dalle pubblicazioni e essere curati dal sito gli articoli devono essere in lingua inglese. Di conseguenza mi sono adattata. In generale sono un po' delusa da quanto sono riuscita a fare questo mese. Sono molto soddisfatta dal punto di vista degli articoli, anche se so di doverne scrivere di più, ma sono un po' delusa per quanto riguarda Slytherin Secret, perché mi sarebbe piaciuto iniziare a pubblicarla il 1° settembre con il ritorno a Hogwarts, ma disgraziatamente non sono riuscita neanche a finire di rileggerla, figurati correggerla e riscriverla e farla betare tutto nello spazio di un mese. Di conseguenza purtroppo quel desiderio non si è, diciamo, avverato. Un po' per il caldo, penso, un po' per la stanchezza post Camp Nano. Ho finito per prendermi, diciamo, un pochino più di riposo questo mese, anche con l'idea di comunque rivitalizzare un po' la mia creatività, diciamo, ero un po' prosciugata, diciamo, a livello creativo, di conseguenza questo mese è stato un po' così. Sicuramente scrivere qualcosa di diverso dalla fiction ha aiutato, come ho detto non avevo mai scritto articoli, ma soprattutto al di là degli essay per l'università non avevo mai scritto niente che fosse non fiction, appunto. Di conseguenza è stato un cambio abbastanza rinvigorente e sono curiosa di andare avanti con questa, diciamo, nuova scoperta. I miei programmi per settembre: sicuramente finire di leggere SS, mi mancano giusto un paio di capitoli. SS sarebbe Slytherin Secrets. Riordinare gli appunti che ho preso a mano sulla mia agendina su Notion, dividendoli per categorie, quindi tutti quelli relativi alle scene, tutti quelli relativi ai personaggi, tutti quelli relativi a un certo errore grammaticale che devo controllare o cose del genere, in modo da poter avere un'idea delle aree in cui ho bisogno di intervenire di più. Finito questo vorrei iniziare a scrivere le scene in più e modificare le scene che appunto devono essere cambiate, in modo da avere una storia completa che poi successivamente manderò alla mia beta. Quello penso che capiterà ottobre-novembre, conoscendomi probabilmente anche dicembre o gennaio. Sono molto lunga in queste cose, non so se ve ne siete accorti. Per quanto riguarda Medium, il piano sarebbe di scrivere più articoli, questo perché più articoli scrivi più vieni pagato. Medium ti paga in base a quanti minuti di lettura dei tuoi articoli tu hai, quindi se un membro del sito che paga spende tot minuti a leggere i tuoi articoli, tu guadagni una percentuale dei $5, mi sembra, 5 euro di subscription,
del suo, diciamo, abbonamento. Quindi i membri pagano 5 euro al mese e tu ti prendi una percentuale di quei 5 euro se loro leggono i tuoi articoli. Quindi più articoli scrivi, più ovviamente guadagni. E visto che io non lavoro e non ho altri fonti di guadagno, mi pare necessario mettere un pochino di impegno e un pochino più di quantità di articoli in questo, diciamo, progetto. E con questo è tutto. Come ho detto, questo mese non sono completamente soddisfatta, ma visto che a settembre ricomincerò l'università e dovrò lavorare alla tesi, ho intenzione di prendermela con calma e darmi il tempo di riposare e ricaricare prima di finire per stancarmi e non combinare niente già subito a settembre. Grazie per essere stati qui con me. Come sempre trovate i miei social network e siti di scrittura di cui faccio parte qui sotto nella descrizione, in cui appunto metterò anche gli articoli. Fatemi sapere nei commenti com'è nato il vostro mese di agosto. Avete continuato con lo stesso ritmo del NaNoWriMo? Ve la siete presa comoda? Avete riposato? Quali sono i vostri goal per settembre? E come sempre ci vediamo alla prossima e buona scrittura!